Ragazzi, wow, questa macchina è pazzesca, è geniale. La fibra di carbonio per noi è bandita perché questo qua è il sottotuta ignifugo, no? E i miei amici quando correvano lo chiamavano la Super Pippo. Se qualcuno di voi ha mai letto i fumetti di Super Pippo capirà perché si chiama Super Pippo. Ok, già solo a vederla si capisce la differenza. Questa macchina qua è un mostro rapportata alle vecchie Predator. Questa macchina è stata studiata in Galleria del Vento e lo si può intuire anche solo dando uno sguardo all'aerodinamica di questa macchina. Abbiamo un'ala anteriore molto più evoluta con molto più carico, un'ala posteriore idem, un fondo enorme rispetto a quello della Predator PC08 o 010 che è quasi inesistente, che dà un carico aerodinamico immenso. Inoltre è stata allungata come passo e come motore monta il motore della Honda Hornet a iniezione, quindi quello dal 2008 al 2013 come generazione. I modelli precedenti di Predator invece montano sempre un motore Honda Hornet 600 ma a carburatori, quindi la versione dal 98 al 2006. Come potenza siamo praticamente quasi uguali rispetto a una Predator PC08, PC010. Dove questa macchina è estremamente vincente è proprio nel carico aerodinamico che ha, quindi nella percorrenza di curva, nella frenata, nell'uscita di curva, nella stabilità. Infatti nonostante abbiano bene o male la stessa potenza, ma questa forse va da un filino meno sul rettilineo perché ha più carico aerodinamico, questa dà 5 secondi a giro alle altre, quindi capite davvero che step evolutivo in avanti hanno fatto. Anche qui come nella Predator PC08 o 010 non c'è un differenziale, quindi c'è un unico assale posteriore con il motore a presa diretta, quindi con la catena che va dal motore all'assale posteriore, quindi come nelle moto la catena che va dal motore all'assale posteriore, quindi anche questa ricorda abbastanza un kart. E potete notare comunque che oltre a tutto lo studio aerodinamico anche la carrozzeria della macchina, il telaio è molto più stretto, molto più allungato, molto più affusolato rispetto a una 08 o 008 o 010 che è molto più panciuta. Ecco, e l'uomo che vedrete adesso è Corrado Cusi, ovvero la mente e la mano che sta dietro queste Predator. È l'inventore, colui che le ha progettate, colui che nel garage di casa sua 14 anni fa si è messo a smanettare e ha creato la prima Predators. E la filosofia dietro questa formula è il low cost, ovvero il permettere di correre su un'auto da corsa formula spendendo il minimo possibile. Ed è geniale perché è assurdo che se uno vuole correre con un formulino tipo il Formula 4 debba spendere minimo 250.000 euro l'anno. Cioè, ma uno se non è miliardario come fa a iniziare a correre? Il progetto quando è nato? Nel 2003, con le improperie di mia moglie, con i rumori che sentiva continuamente, era di fare una... Sì, poco più che un giocato. Poi andando a provarla vedevo che andava bene e ho detto mettiamo dei motori più grossi. In origine era PC001, era proprio diversa anche come carrozzerie e così via, però lo stesso telaio è stato adattato, poi è stato evoluto con degli aggiornamenti per diventare PC008. Poi nel 2010 invece è nata la PC010, fino all'anno scorso era la macchina di punta naturalmente. E poi è arrivata lei? E poi è arrivata la PC015. Fantastico.
La fibra di carbonio per noi è bandita perché avrebbe dei costi troppo elevati per mantenere il costo generale della macchina e della gestione più basso possibile. Che poi, cioè, parliamoci chiaro, che cavolo serve guadagnare 2 secondi a giro solo perché vai a fare i braccetti in carbonio, quando comunque se tutti hanno la stessa macchina, tutti corrono, tutti si divertono con costi 10 volte inferiori. A parte che non sarebbero neanche 2 secondi, però infatti. Se corressimo contro altri costruttori allora avrebbe un senso, ma noi abbiamo voluto fare un monomarca proprio per contenere al massimo i costi e soprattutto abbiamo studiato un monomarca cercando di blindare il più possibile tutto quello che si può fare sulla macchina, quindi il motore viene sigillato, ci scambiamo le centraline per essere sicuri che nessuno vada a lavorare sulle centraline, tutti i pezzi devono rimanere originali, non si può evolvere niente perché evoluzione significa anche spesa e se l'evoluzione può portare risultati, chi vuole vincere è disposto a spendere qualsiasi cifra, è per questo che i costi decollano nelle corse, invece se non si può fare nulla i costi rimangono quelli. Cioè, lasciateli alla Formula 1 i costi, cioè, che cavolo. Certo. Tra l'altro sì, questa qua che guiderò oggi mi ha detto di fare il bravo e di non tirare troppo perché è l'unica al mondo in questo momento. Nel giro di un paio di settimane ce ne saranno altre, le stiamo assemblando in questo momento. Poi sono ancora dei particolari tipo appunto l'anteriore, le carrozzerie in genere che ancora non abbiamo fatto i pezzi definitivi. Questi sono i modelli provvisori stati usati per gli esperimenti, per i collaudi. Quindi sto per guidare un pezzo unico. Sì, infatti. Devo riportarla intera. Bene, ok, adesso mi metterò il casco e salirò a bordo di questa fantastica bestiolina. Ragazzi, wow, questa macchina è pazzesca, è geniale. Io dopo averla provata mi sento sinceramente di dire che in questo momento è la macchina più geniale che c'è al mondo, perché va forte, ti diverti, ti permette di spendere poco, permette a chiunque di correre con una macchina ed è pazzesca. Rispetto alla PC08, come avete visto dal video, è molto più stabile su un binario questa macchina, quindi devi lottare molto meno col sovrasterzo, devi star a remare molto meno, è molto più pulita, molto più fluida, però comunque puoi usare il gas per farlo uscire un po' di traverso, quindi tende più al sottosterzo, però comunque ti consente di utilizzare il gas per girarla e per farla uscire di curva più forte.
Sono rimasto davvero impressionato da questa PC015. Una stabilità in curva incredibile che la rende veloce e facile da guidare. Una vera goduria. E tutto questo con costi minimi che permettono a chiunque di correre senza essere miliardari. E chissà che quest'anno non salti fuori anche una gara sulla PC015? Ma ora è tempo di mettere da parte le auto per qualche settimana e tornare sulle due ruote, perché tra un mese ho la prima gara in moto. Inizio a sentire la tensione, inizio a sentire la pressione. Finora si è giocato, si è riso, si è scherzato. Qui, stavolta, si fa sul serio. È giunto il momento di svoltare, è ora di fare uno step in avanti nella guida. Ed è per questo che tra 2 giorni avrò una sessione di allenamento speciale con Luca Pedersoli, con l'obiettivo di prepararmi alla prima gara in moto.